Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati, benvenuti sul mio secondo canale. Come già avrete intuito, oggi non mi trovo nel mio studio, nella location solita dove siete abituati a vedermi. Ho deciso di girarvi il video qua, in una location diversa, un pochino più raccolta, principalmente per dare il mio massimo rispetto al caso del quale parleremo oggi, perché oggi parleremo di Sara Scazzi e parleremo del caso di Avetrana. Ma come sapete, qua su questo canale cerchiamo sempre di fare le cose un pochino a modo nostro, le facciamo un pochino in modo diverso. Io ho passato le ultime mie 2 settimane a leggere, ad informarmi e a prendere nota di un sacco di cose e secondo me vale la pena parlare di questo caso, ma cercando di entrare dentro nel dettaglio e cercando di capire che cosa è successo, perché è successo e soprattutto quali sono stati tutti gli eventi esterni e i fattori esterni che hanno influenzato il caso di Avetrana. Partiamo da 3 date, le 3 date più importanti di tutta questa storia. La prima è il 26 agosto del 2010. È il giorno esatto in cui Sara scompare. Da dove scompare? Scompare da Avetrana, che è un paesino in provincia di Taranto. Seconda data importantissima, pochi giorni dopo, il 6 ottobre del 2010, ed è il giorno in cui zio Michele, dopo arriveremo a parlare di tutti i protagonisti, è il giorno esatto in cui zio Michele confessa e indica la posizione del corpo della povera Sara Scazzi. L'ultima data, invece, che mi sono segnato è un'altra data importantissima ed è il 21 febbraio del 2017. Ed è il giorno in cui viene emessa la sentenza definitiva dalla Cassazione che condanna all'ergastolo non Michele Misseri, ma condanna all'ergastolo Sabrina Misseri, cugina di Sara Scazzi, e la madre di Sabrina Misseri, Cosima Serrano, mentre allo zio Michele gli vengono dati 8 anni di carcere per soppressione e inquinamento delle prove. Andiamo a farci delle domande come sempre alle quali diamo una risposta per cercare di dare il più possibile un filo logico a tutta la nostra analisi. Prima domanda, che cosa mi porta a fare questo video? Io parto e arrivo ad oggi dopo aver visto la serie TV Qui non è Hollywood, la potete trovare su Disney Plus, che ha dato un taglio molto particolare a tutta la storia e ha raccontato la vicenda in un modo molto interessante, dividendo tutte le puntate della serie TV, dedicando ogni puntata ad un protagonista. Vi consiglio di andare a vederla perché quella è secondo me la serie TV che ha dato più di tutti l'idea di come sono andati i fatti, o forse di come i fatti ci sono stati raccontati. Già, di come ci sono stati raccontati, o di come sono andati i fatti veramente. Perché l'altro punto fondamentale di tutta questa storia è l'influenza dei media sulla vicenda. E qua iniziamo a scoperchiare il vaso di Pandora. I media all'interno di questa storia hanno avuto un'influenza incredibile. Mi sono segnato. Il primo, e non è stato il primo caso in Italia perché ce ne sono stati anche degli altri, ma forse qua abbiamo assistito alla massima esplosione mediatica di che cosa? Della spettacolarizzazione del dolore. C'era una cittadina da Avetrana, c'erano dei genitori, c'erano dei parenti, c'erano degli amici che erano nel completo del loro dolore. E i media che cosa hanno fatto? Sono andati dentro pienamente, hanno portato pienamente l'Italia intera all'interno del dolore di tutte queste persone. Quindi per la prima volta, e poi succederà altre volte nella storia dell'Italia, i media entrano prepotentemente all'interno del dolore e ne fanno spettacolarizzazione. Secondo punto, creazione di un clima di sospetto. Già, perché teoricamente bisognerebbe aspettare, come dicevamo prima, le scelte definitive della Cassazione per dare delle opinioni in merito ad una vicenda come questa molto spinosa. Invece no,
L'inserimento così massiccio di tutti i media e una copertura in quegli anni praticamente giornaliera di questa notizia ha creato un clima di sospetto. E come l'ha creato? Violando la privacy. Abbiamo visto tutte le immagini, vi stavo dicendo, prima di girare questo video ho guardato tutto ciò che si può trovare qua su YouTube, online, ho letto libri, qualsiasi cosa riguardo a questa vicenda. E una cosa ho notato, importantissima, che in quegli anni, in quei momenti, la privacy di quelle persone praticamente non esisteva più. Ma non esisteva più soltanto la privacy, veniva violata non soltanto la privacy dei protagonisti, ma veniva violata la privacy di un paese intero. Perché in quegli anni diventò protagonista di questa storia non soltanto i diretti interessati, ma direttamente tutta Avetrana. E quindi questa cosa probabilmente, ovviamente quello che dico io sono soltanto ipotesi, però probabilmente tutto questo clima, quindi la spettacolarizzazione del dolore, la creazione di un clima di sospetto e la violazione della privacy, probabilmente ha influito gravemente anche sui processi. Perché un processo, per essere considerato tale, non dovrebbe soffrire di nessun tipo di influenza. E invece qua assistiamo probabilmente all'esatto opposto. I media hanno influenzato pesantemente, anzi ve la giro come domanda. I media secondo voi hanno influenzato pesantemente anche le scelte che poi sono state fatte? E ovviamente in tutta questa storia le teorie del complotto non potevano mancare, perché le teorie del complotto ci sono e ci saranno sempre, soprattutto in storie come queste molto mediatiche, tutto quello che dicevamo prima. Queste teorie del complotto le ho trovate spulciando il web, entrando all'interno di forum, leggendomi discussioni, teorie alle quali anche io stesso facevo fatica a credere che qualcuno potesse credere che esistano quel tipo di teorie mentre le leggevo. E adesso ve ne racconto qualcuna. La prima è una teoria che parlava di un rapporto fisico tra Sara Scazzi e lo zio Michele ben prima di tutti i fatti che poi sono arrivati. Ovviamente queste sono solo ipotesi, no? Quindi prendetelo ovviamente con le pinze. La seconda, e questa qua mentre la leggevo mi chiedevo, ma chi dovrebbe essere responsabile di questo complotto? E il complotto è insabbiamento completo della verità. Io mentre leggevo persone che parlavano di questo possibile complotto mi domandavo, ma perché ci dovrebbe essere un complotto che voglia favorire un completo insabbiamento di tutta la verità di questo caso? Bene, il complotto c'era, le persone che scrivevano di questo complotto c'erano, ma mai nessuno all'interno di questi forum spiegava perché qualcuno dovrebbe fare questo tipo di complotto. E il terzo, ovviamente ragazzi, i rapimenti alieni potrebbero mai mancare? E giustamente voi adesso vi starete chiedendo, ma perché dovrebbe entrare un rapimento alieno all'interno di questa storia? Bene, vi siete posti la stessa identica domanda che mi sono posto io mentre leggevo questa cosa. Vabbè, però si sa che quando, come vi dicevo prima, quando queste storie diventano talmente mediatiche, c'è anche magari tante persone che buttano all'interno della storia delle teorie semplicemente per fare un po' così, per fare un po' di spettacolo. Adesso parliamo dei personaggi di questa storia. Perché ovviamente quando succedono i fatti, io sono nato nel 1981, qui ovviamente stiamo parlando del 26 agosto del 2010, quindi ero già abbastanza grande per capire e rendermi conto che cosa stesse succedendo all'interno di questa storia. Io guardavo questa storia da fuori e già allora guardavo i protagonisti, non soltanto Sara e zio Michele, Cosima Serrano e la cugina di Sara, ma tanti altri protagonisti all'interno di questa storia che io li guardavo e tra me e me pensavo, ma che personaggi sono? E voglio condividere con voi alcuni ragionamenti su questi personaggi. Il primo è il fratello di Sara, mi sono segnato. E per chi abita in provincia di Milano, se io dovessi darvi esattamente una definizione del fratello all'epoca, di come sembrava il fratello di Sara Scazzi all'epoca, mi sono segnato
Lui è il tipico personaggio della provincia di Milano che va a ballare al Number One e balla Tatanka. E già, perché me lo ricordo bene. Il fratello di Sarascazzi, tutto completamente rasato, anche lui con il cappellino, quello che indosso io, piercing qua sul naso, un personaggio che all'inizio non capivo, sinceramente. Poi dopo, quando la storia inizia a pompare, inizia a diventare sempre più importante, anche lo stesso fratello di Sarascazzi finisce in TV, parla, apre bocca e quando parla ci dà a tutti un'opinione completamente diversa rispetto a quella che era l'opinione iniziale guardandolo semplicemente in faccia. Una persona colta, una persona intelligente, una persona che ovviamente da fratello ferito, e poi arriveremo a parlare di tutta questa cosa, parla da fratello ferito, parla da fratello che ha appena perso sua sorella. Lui è uno dei personaggi più incredibili di tutta questa storia, anche se marginale. La seconda, ragazzi, la seconda è la madre di Sara. Madre di Sara, mi sono segnato. Segni particolari, testimone di Geova e sembra esteticamente una donna completamente avulsa da tutto il concetto e da tutta la cacciara che sta succedendo intorno a lei. Io me li ricordo bene le interviste, tra l'altro vi dicevo prima, le ho appena riviste, quindi so esattamente quello di cui sto parlando. Dà proprio l'impressione di essere una persona completamente distaccata. E lei in un'intervista, circa un mese e mezzo dopo il ritrovamento del corpo della piccola Sarascazzi, lei spiega questa cosa e lei dice che dovuta all'istruzione religiosa che ha avuto essendo lei testimone di Geova, lei non era preoccupata per tutto quello che era successo, perché comunque poi avrebbe rincontrato la propria Sara in altri luoghi, ovviamente. Diciamo che si era attaccata a quella che era la sua religione. Tanto di cappello, ovviamente non entro minimamente all'interno di questa tematica, ma esteticamente il personaggio madre di Sarascazzi è uno dei personaggi che più hanno caratterizzato tutta questa storia. Lei era lì fisicamente, ma forse mentalmente non era lì. Si trovava probabilmente da tutt'altra parte e forse, penso io, questo suo atteggiamento era anche un po' un atteggiamento per distaccarsi, anche un po' un atteggiamento per non essere travolta completamente da tutti gli eventi. Terzo personaggio, Ivano, incredibilmente, oggetto del desiderio tra Sabrina e Sara, che si è trovato dentro questa storia molto più grande di lui. Cioè, perché alla fine, ipotesi mia, non so, ma vi parlo di quelle che sono le mie idee, perché ovviamente anch'io, no? Io non vi faccio questo video, non voglio convincere nessuno, non mi interessa, questo è semplicemente un video per i miei fratelli e per le mie sorelle, per raccontarvi che cosa ho trovato di particolare in tutta questa storia. Ma è incredibile che probabilmente tutta questa storia scaturisca dalla gelosia per Ivano. Quindi Ivano, personaggio, anche lui esterno, ma centralissimo in tutta questa storia. Ultimo personaggio. Lei un pochino più centrale. Vi sto parlando di Cosima Serrano, ok? Zia di Sarascazzi. Mi sono segnato. Cosima Serrano è esattamente l'incarnazione della donna di quegli anni. Mamma premurosa, silenziosa, una donna super taciturna, ma soprattutto una donna comandante. Sì, perché probabilmente all'interno della casa con Michele, con zio Michele e Sabrina, era proprio lei la donna che tirava le fila della famiglia. Infatti mi sono scritto un po' come mia nonna, mi ha ricordato un po' mia nonna, quelle donne di una volta, quelle donne che avevano loro in mano tutto e gestivano tutto loro. Non sapremo mai, la Cassazione ovviamente ha dichiarato che la responsabilità è sua e la responsabilità del delitto è della figlia Sabrina. Non entro nel merito, però mi ha incuriosito tantissimo il personaggio. Cosima Serrano, una donna veramente, una donna del sud e una donna di una volta. Una donna veramente incredibile, sempre in silenzio, misurava le parole anche durante le interviste, forse solo in alcuni momenti ha perso un pochino
questo suo aplomb, ma nella maggior parte di tutta questa vicenda lei c'era e parlava pochissimo e diceva solo poche parole e solo nel momento corretto. E arriviamo alle conclusioni. E me le sono scritte perché le conclusioni di questo video e di questa storia, per quanto mi riguarda, sono le cose più importanti. Il caso ci fa riflettere sulla fragilità della vita. Perché oggi questa storia è ancora una ferita aperta per tanti. E forse il fatto che io abbia deciso di fare questo video significa che forse la ferita è aperta anche per me. Ma voglio chiudere con un pensiero. E il mio ultimo pensiero lo dedico ai media, che all'interno di tutti i personaggi e all'interno di questa storia sono stati forse attori protagonisti e gli attori protagonisti più importanti. La vicenda di Sara ci ha mostrato il potere dei vecchi media come la TV. Ed è fondamentale che i media stessi esercitino il loro ruolo, ma lo facciano con responsabilità, evitando di spettacolarizzare il dolore, tutto quello che vi dicevo prima, e cercando solo ed esclusivamente una cosa, che è la verità, senza però dimenticare il rispetto per tutte le persone coinvolte. Ragazzi, quello di oggi è stato un video particolare. Ci tenevo a farlo perché probabilmente, come vi ho raccontato prima, forse la mia ferita del giovane Lollo riguardo a questa storia è ancora aperta. Fatemi sapere se questo video di approfondimenti vi è piaciuto, se vi piace questo filone magari ne faremo degli altri, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ragazzi, grazie di cuore a tutti, like, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, vi saluto e oggi più che mai ragazzi e ragazze, viva la vita! Ciao!